Ciao Mica. Ciao. Sono Michele. Ciao, Grazie Michele. per essere qui. È davvero un piacere averti qui perché penso che tu sia una persona estremamente intelligente. Quindi grazie davvero anche per questa opportunità. Mi fa piacere che tu lo pensi, però. Allora, non mi Mica, sento intelligente, eh? Lo sei, lo sei. Non è la prima volta che ti sento parlare anche dal vivo e fidati, penso che, che tu sia estremamente intelligente. Grazie Michele. Allora, ho letto su internet che tu hai avuto problemi di dislessia. Sì. Anche io ho avuto questo stesso problema, anche se in forma lieve. Sì. E volevo chiederti che consiglio da dare ai ragazzi che vorrebbero raggiungere una destinazione, ma che purtroppo hanno dei problemi, come può essere appunto la dislessia, che li ostacola. Grazie. Ok, una destinazione va bene, però tu devi essere anche realistico con quello che tu potrebbe fare, che tu potresti fare. Dunque, tu devi trovare il giusto percorso per arrivare a quello che ti piacerebbe fare. E anche rispetto a essere dislessico, io penso che c'è sempre un altro modo di fare la stessa cosa. Ok? Allora, se tutti nella classe stanno pensando a una risposta di un problema matematico, tu devi trovare un'altra maniera di arrivare alla stessa risposta. Però il problema è, e questa è una cosa onesta, che queste soluzioni, questa metodologia non si trova da solo. Una cosa che tu devi avere aiuto per trovare la soluzione. E prima, quando non c'era internet, 20 anni fa, non c'erano queste risposte. Adesso è più facile di avere un po' di aiuto, anche se tu sei da solo, perché tu potresti cercare. Però io penso che essere dislessico non è una disabilità, è solamente un altro modo di pensare. Assolutamente. Solamente se c'è un sistema intorno a te più tollerante per aiutarti a trovare le cose che tu hai bisogno per fare come tutti gli altri. Io ho avuto molto aiuto con una donna molto 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 dolce. Dico questa parola perché era una cosa molto importante. Era dolcissima questa donna, si chiamava Mrs. Coogan, e Mrs. Coogan mi faceva sempre un tè all'inizio di ogni lezione, e lei mi ha insegnato a fare tutto in un modo visuale, che è una metodologia psicologicamente sviluppata per fare dei disegni. Ogni volta che ho un problema o qualcosa da fare, io prendo un grande cartello, io faccio delle bolle, e dentro le bolle io metto dei diversi pensieri o delle cose che io devo fare, e dentro queste bolle è un modo di organizzare quello che io non riesco a organizzare nella mia testa, di metterlo di fronte a me come se fosse una pittura, un quadro, e lì subito io riesco a trovare la soluzione per tutto quello che devo fare, e anche per ricordarmi, per imparare delle cose. Io ho avuto la fortuna di avere questa donna che mi ha imparato a come fare questa cosa. Però adesso anche si può trovare su internet un po' di più, però io penso che la scuola deve essere preparata a insegnare delle persone in diversi modi. Sì. È un po' lungo la mia risposta. È molto interessante. Qual è questa? Io ho sentito una cosa molto molto bella. È stata spiegata da una ragazza ceca. Sì, sì. E lei ha spiegato: io non sono disabilitato. Sì. Io non sono disabilitata, lei ha detto. Non sono disabilitata. Tutti erano sono rimasti un po' silenziosi, senza parole, e il mondo intorno a me che non è adattato al mio modo di essere. Io non ho scelto di essere così, io sono così, e il problema è il vostro, non il mio. E questo è fantastico. È Con questa attitudine, con questo atteggiamento possiamo parlare di tutto, possiamo parlare di essere dislessico,
possiamo parlare di avere una gamba più corta che l'altra, le cose che non, possiamo parlare anche della sessualità, le cose che non scegliamo, le cose che sono così. Il mondo intorno a noi, la tolleranza è molto molto importante anche per dare una chance alle persone in qualsiasi modo, in qualsiasi contesto, di avere la possibilità di questa cosa che non esiste, che è la normalità. Bello. Grazie, davvero grazie.